Anche lo schema dell'acchiappasogni piccolo è molto simile agli altri che abbiamo già lavorato, con la differenza che questa volta nel primo giro lavoriamo 10 ripetizioni e alla fine, quando lavoriamo il giro che unisce l'acchiappasogni al cerchio, tra un aggancio e l'altro lavoriamo 13 punti bassi. Anche in questo caso non vi faccio vedere la lavorazione perché è sempre la stessa. Qui di lato vi lascio lo schema e voi potete fare uno screenshot, quindi una foto dello schermo, o riscriverlo per poterlo lavorare. Di questo piccolo ne facciamo 3 pezzi. Per le piume vi faccio vedere il lavoro con un filato un po' più grosso e l'uncinetto da 2,5, ma voi sapete che dovete utilizzare sempre lo stesso filato che avete utilizzato e un uncinetto di mezza misura più piccolo rispetto a quello che avete utilizzato per l'acchiappasogni. Iniziamo con 18 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Lavoriamo una catenella aggiuntiva e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto. Lavoriamo nel filetto dietro, questo filo verticale che c'è dietro le catenelle. Iniziamo quindi dalla seconda e lavoriamo 18 punti, un punto in ogni punto. Lavorando nel filetto dietro delle catenelle, qui sopra vediamo le catenelle dei punti bassi che abbiamo appena lavorato e sotto anche si forma una catenella che è quella delle catenelle iniziali per l'appunto. Giriamo al lavoro e iniziamo la riga che lavoreremo per fare proprio le piume. Lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4 e un punto bassissimo nel primo punto basso, prendendo tutto il punto. Ed ora ci spostiamo nel prossimo punto con un punto bassissimo. E qui lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e un punto bassissimo nello stesso punto. E lavoriamo sempre in questo modo. In ogni punto lavoriamo un punto bassissimo delle catenelle e un punto bassissimo. Quindi adesso ci spostiamo nel prossimo punto e lavoriamo un punto bassissimo, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto bassissimo, sempre nello stesso punto. Nel prossimo punto lavoriamo un punto bassissimo, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un punto bassissimo, sempre nello stesso punto. E ripetiamo questa, un punto bassissimo, 8 catenelle, un punto bassissimo, in tutto per 8 volte. Nel prossimo punto un punto bassissimo, 8 catenelle, poi lavoriamo nel prossimo punto un punto bassissimo, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un punto bassissimo nello stesso punto e ripetiamo un punto bassissimo, 7 catenelle, un punto bassissimo in tutto per 4 volte e ci rimangono 3 punti. Nel prossimo lavoriamo un punto bassissimo, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto bassissimo. Nel prossimo un punto bassissimo, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo e nell'ultima
un punto bassissimo, 4, 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto bassissimo. Ora lavoriamo nello stesso punto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo, e questo archetto ci serve per girare, ed ora lavoriamo nella parte delle catenelle iniziali qui sotto e lavoriamo allo stesso modo, in modo speculare. Nel primo punto un punto bassissimo, 4 catenelle, un punto bassissimo, nel secondo un punto bassissimo, 5 catenelle, un punto bassissimo, poi un punto bassissimo, 6 catenelle, un punto bassissimo, per 4 volte archetti da 7 catenelle, per 8 volte archetti da 8 catenelle e terminiamo con un archetto da 6, uno da 5 e uno da 4. Quindi lavoriamo esattamente come all'andata, ma al contrario. Quindi adesso un punto bassissimo nel primo punto qui sotto, nella prima catenella, un punto bassissimo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo, prendendo tutta la catenella iniziale. E lavoriamo tutto il ritorno, tutto l'altro mezzo giro allo stesso modo. Ho lavorato anche tutto il ritorno. Alla fine facciamo un punto bassissimo per portarci proprio al centro della nervatura della piuma. E facciamo una riga di catenelle lunga quanto serve, come abbiamo fatto per gli acchiappasogni. E alla fine tagliamo il filo lungo. Ed ora cominciamo a montare l'acchiappasogni. Tutte le unioni tra gli acchiappasogni e con le piume sono uguali, quindi ve ne mostro una e poi le facciamo tutte allo stesso modo. Tutte le perline che inserisco sono opzionali, potete metterle come le metto io, non metterle o metterne delle altre. E questo è il risultato. Chiaramente questo è il mio modo per unire, a me piace unire gli acchiappasogni in questo modo, voi fatelo come preferite. Se volete aggiungere le conchiglie bisogna incollarle e ho fatto varie prove, la cosa migliore è la colla vinilica. Quindi una volta stabilito dove vogliamo mettere la conchiglia, io ho preso un bastoncino, voi potete utilizzare quello che volete, prendiamo poca colla e la mettiamo sul bordo, sui bordi dove vediamo che la conchiglia tocca al lavoro, e premiamo un po' e lasciamo asciugare.
Se dovesse sbordare un po' di colla, la puliamo prima che si asciughi. E il nostro acchiappasogni è finito. Questa volta mostrarvelo per intero è davvero un po' difficile perché è veramente XL. Sono super soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo. Io l'ho fatto a tema mare perché adoro il mare, ma voi potete farlo di tutti i colori che preferite e aggiungendo eventuali dettagli che preferite. E siccome so che me lo chiederete, l'acchiappasogni è lungo circa 73 cm. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Se vi va, condividete il video con le persone che amano l'uncinetto e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella che è qui di fianco al bottoncino iscriviti. In questo modo YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Non vedo l'ora come sempre di vedere tutti i vostri acchiappasogni. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure facendo una stories in Instagram e taggandomi, in questo modo io la rigiro nel mio canale, oppure creando un post nel mio gruppo Facebook. Nella descrizione del video trovate tutti i link. Un grazie speciale a tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!